Hello guys, it's the Yaki Production here and welcome to our channel. I'm Daya and I'm here alone without Tsubaki and Yuki because of the quarantine, but we are together here. So we live far away from each other, so we couldn't meet in this year, so we apologize for our absence. We are making this new video to explain what we will do in this year, in this new year, and yeah, let's begin. So in this new year we'll make some new CMVs and I'm really excited about them. And the first one will be Blood Bank, and if you didn't read it, you should do it because it's incredible. Another reason why we are making this video, it's because we received many questions and we wanted to answer them all. So let's begin the Q&A. Hi guys, it's me, Tsubaki. Welcome back to our channel. So, the first question is, how long does it take you to make the video? Is it difficult to find ideas for the CMV? So, to realize the video, we usually spend around 24 or 48 hours, and we usually record in the weekend because we both have commitments such as school or work. The post-production part, it takes a couple of hours. Come fate a trovare delle idee per i CMVs? Allora, innanzitutto scegliamo l'anime di cui andrà a trattare il CMV. Le idee ci vengono spontanee alla fine, perché se abbiamo visto l'anime, abbiamo letto il manga, alla fine molte scene le riproponiamo uguali magari. Poi in altri casi, come ad esempio la scena del bacio tra Takato e Chunta lì al muretto, comunque ci è andato anche di fantasia lì e anche lavoro di fantasia molte volte. Poi ci ispiriamo magari anche a altri anime o altre storie che abbiamo letto, ma molte volte diciamo che non è tanto difficile alla fine. Forse alcune volte è più difficile applicarle, soprattutto quando si lavora in pubblico, perché ovviamente forse è anche strano il fatto che la gente comunque ovviamente passi normalmente, e quindi è un po' imbarazzante il fatto che ovviamente questi passano e dico: voi cosa state facendo? Del tipo, no, siamo brave ragazze, non stiamo facendo nulla. Però diciamo, per quanto riguarda la calcio, oddio, per dire che non stiamo facendo nulla è un po' poco, però cioè alla fine, ritornando alla domanda, trovare delle idee per i sembi alla fine è fantasia, e ovviamente aver visto l'anime, perché se no non si sa di che cosa si stia parlando e quindi non si fa il CMV in pratica. Comunque qua conta anche il gioco di fantasia, secondo me. So, can we be friends? Yeah, of course. We are all a family and we love you all, so we are all friends. Of course, all of our beloved followers are indirectly our friends. You're not exception. Yes, sure, we can all be friends. Welcome! Are you in the gacha community? Yes, just a little bit. I just play Genshin Impact. I love this game, and in the future I will cosplay some characters from it, and yeah, I'm really excited. Yes, a little bit. I play Genshin Impact for 3 months and I love it so much, but I play only that game. So yes, I'm in the gacha community, but a little bit. I play only Genshin Impact. Yes, I think I joined the gacha community when I started playing Genshin Impact. And I have to admit that when I heard about this game the first time, I was skeptical about it because I have a really particular taste when it comes to online games. So I didn't think that it was the right game for me.
but when I started playing it, I changed my mind because I fell in love with it immediately, especially for its characters because they are so hot and cool for their design, but for their stories too. In fact, I think that the plot of the game is very interesting and cool. Favorite anime? I love too many of them. Nana, Death Note, Noragami, My Hero Academia, Dakaichi, Free, and so on. It's hard to answer to this question because I like every anime I saw until now, and but I have to answer. There are some anime that I particularly love, such as Inuyasha. That is the first anime I ever watched, excluding those who I watched when I was a child, but they can be included because at the time I didn't knew about anime at all. Diabolic Lovers and Noragami, of which I did the cosplay of Yato. And I have some news about it. In fact, I have in mind some project for the future for Yato. So I decided to make some version about this character. Banana Fish, and last but not least, Given, which is, in my opinion, a really good anime, and I suggest it to you. So go and watch it because you don't know what are you losing not watching it. So go and watch it. I don't have a specific favorite anime. My favorite yaoi is Dakaichi, and yeah, Tsubaki and me made a CMV about this anime, and so watch it. And but yeah, I don't have a favorite anime. I watched several animes, and I can't decide. I can't. I'm sorry. Yaoi or Yuri? Absolutely yaoi. I'm obsessed with yaoi. And this is all Dai and Tsubaki fault. No, I'm kidding. But I have to thank them because they made me, they introduced me to this word that with time changed my life, changed my way of thinking, and yeah, for life. My innocence is nowhere to be found, guys. I personally prefer yaoi. I think yaoi is my new religion. Just kidding. Not too much. That's an interesting question because I don't know. I'm very passionate and keen on yaois, but recently I reconsidered the Yuri's. I spent my life watching and reading yaois, but now I'm watching and I'm reading more Yuris. So yeah, I'm in the middle, I think. I do gay CMVs, but in the future I will cosplay maybe some lesbian character or do some Yuri's CMVs, maybe? The most strange experience during the cosplay you did in general? So I'm gonna read this answer because my English skills are... There's plenty of those, but to mention a couple of them, the first we had to film the Rinaru CMV, we were waiting for Daya's parents to leave, so we could record the spiciest scenes. They just kept looking at us like, so, what do you have to do? And we just made the house for us. Another one is when me and Daya had to record the Christmas scenes of Dakaichi. We had to walk around Christmas markets in cosplay, and all eyes were pointed on us.
This one, I'm going to read it because it's quite long. Personally, I have never had strange experiences during the cosplay, but there are many while filming the scenes of the CMVs, especially when I had to film with Daya and Tsubaki. The spiciest scenes and those in public for the CMV of Dakaichi. Let's say it was quite embarrassing, but in a positive and playful way, especially when we couldn't find the right poses. But the strangest one, in my opinion, was one of the many Dakaichi's kiss scene we filmed outdoor, especially the one we did near a forest. In fact, there were a lot of people who kept on passing by and looked at us suspiciously, like, what the hell are you doing here, kids? And such as if we were doing something shady. But the most hilarious moment was when we filmed the scene on the bus, and at the thought, the only thought makes me smile because during the shooting, Daya was afraid that some people on the bus might catch us. We filmed that scene really quickly for the fear of being caught by someone. That's a funny question. And maybe shooting a game CMVs in a Christmas market with many kids and yeah, people who were staring at us. Yeah, that was really awkward. And also going to a Comic-Con dressed by public transports. È stato imbarazzante girare le scene più spinte? Questa è la domanda più quotata, ma è plausibile. E la risposta è no, soltanto la primissima scena, quindi durante il primo CMV sulla Rinaru. La prima scena è stata un po' imbarazzante, sì, perché tutte le prime volte lo sono in sostanza, ma è stata comunque molto divertente e l'imbarazzo non ci ha ostacolate, è durato 5 minuti perché io e Daya abbiamo una connessione mentale e una sintonia tale da non permettere all'imbarazzo di sovrastarci, così come abbiamo una forte connessione con la nostra cameraman Yuki e quindi è stato molto divertente. Non lo definirei imbarazzante perché per l'appunto è durato pochissimo tempo, lo definirei piuttosto interessante visto che ci stavamo cimentando in qualcosa di nuovo e di completamente all'oscuro e quindi no, non è stato imbarazzante, divertente. In realtà no, o almeno per quanto riguarda me no. All'inizio ero molto preoccupata per quanto riguarda Yuki, che è la nostra cameraman. Lo stesso giorno in cui facciamo il CMV della Rinaru, Yuki e Tsubaki si sono conosciute, quindi ero un po' preoccupata per questo, perché vabbè, insomma, per Yuki, poverina, doveva stare dietro una telecamera e registrare un po' delle scene tra due persone di cui una non conosceva affatto. Però poi ho riscontrato che invece si sono un sacco divertite entrambe e essendo entrambe mie migliori amiche, diciamo che l'imbarazzo non c'è stato molto, eravamo già molto in confidenza, quindi se devo essere onesta non proprio, è stato anche molto divertente. Un pochino, diciamo, però è stato un po' imbarazzante, però non a livello negativo che ci sentavamo a disagio, era imbarazzante in senso positivo. Alla fine c'erano Dai e Tsubaki che magari alcune cose gli venivano un po' impacciate, però poi riuscivano sempre alla grande a farle proprio a prova di bacio, quindi forse quella più imbarazzata ero io, ma anche perché ero quella dietro l'obiettivo, dietro la camera che le filmava, che gli doveva dire un po' alcune dritte. Va bene che loro se la cavano anche da sole, quindi sono fantastiche anche solo da sole, io sono soltanto lì a girare dietro le quinte, però cioè alla fine non imbarazzanti proprio da essere a disagio, però positivo, cioè nel senso alla fine ci divertivamo comunque un sacco, quindi sì. Che cosa vi ha spinto ad aprire un canale YouTube?
Questa è una domanda molto interessante perché io e Tsubaki ci siamo conosciute su Instagram, abbiamo preso subito confidenza. Tra il parlare tra passioni, cosplay e yaoi, abbiamo scoperto che entrambi siamo molto molto fan di una coppia di cosplayer, Amanda e Lemon, che fanno CMV, e piacendoci molto il loro CMV abbiamo sviluppato un certo desiderio di volerne fare anche noi. Quindi abbiamo cominciato a fare il primo CMV, quello della Rinaru, quindi vi consiglio di andarvelo a vedere, dato che è il nostro primo CMV e ci siamo molto molto affezionate. E dopo aver fatto questo CMV abbiamo aperto pure un canale YouTube, perché abbiamo detto: perché non pubblicarlo? Perché? Quindi l'abbiamo pubblicato, ho avuto un discreto successo e allora abbiamo continuato a farne. Abbiamo fatto anche quello della Dakaichi e quello invece ha avuto un grosso successo e ne siamo veramente veramente molto fiere e veramente molto grate, anche perché non ce l'aspettavamo, e veramente ringraziamo tutti voi che l'avete guardato. Veramente no, dove trovate il tempo per vedere due sceme che fanno queste cose? Grazie mille. E niente, allora lì abbiamo incominciato a fare i CMV, abbiamo fatti soltanto 2 per ora, però per colpa del Covid non abbiamo potuti farne altri, ma ora ci rimetteremo in carreggiata e ne faremo sicuramente altri. Però sì, è iniziato tutto da questo, da questa passione in comune, ce lo siamo comunicato tra varie curiosità e via dicendo, e niente, adesso siamo 2 cosplayer che fanno CMV e sperando di comunque che piacciono i nostri lavori. Semplicemente la voglia di condividere le nostre 2 passioni, che poi alla fine sono insieme, sono unite, ovvero la passione per il cosplay e la passione per la realizzazione dei CMV. Sogno in comune mio e di Daya, scoperto per caso durante la nostra frequentazione. Un giorno ci siamo guardate in faccia e ci siamo dette: ma perché non aprire un canale YouTube dove inserire tutti i nostri lavori? Fiera che vi è rimasta nel cuore. Sono molte in realtà, non posso scegliere. La prima sicuramente nel 2016 al Torino Comics, e poi tutte le fiere che si svolgono nel milanese, perché sono le fiere che mi permettono di incontrare molte più persone, essendo le fiere di Milano comunque molto più grosse. Quindi ti direi Torino Comics, Cartoomix e Novegro Comics per il momento. Mentre di Lucca sì, ho una bella esperienza, ma forse le mie aspettative erano un po' troppo alte e quindi non mi va di inserirla nelle fiere preferite. Ma non mi precludo niente, quindi è possibile che un Lucca Comics mi rimarrà nel cuore, ne sono sicura. Le fiere che mi sono rimaste più impresse sono 3, che sono quella di Novegro, che è stata la mia primissima, però a cui non ho partecipato in cosplay perché sono andata con la mia famiglia e poi il cosplay non l'avevo ancora considerato, cioè non sapevo ancora come, cioè sì, non l'avevo ancora considerato sinceramente. E quella di il Gardacon, con cui sono andata con Sara ed ero vestita da Yato, quindi era la mia prima volta in cosplay da Yato, infatti faceva un po' schifo, ma perché ero un po' così, diciamo che devo ammettere che mi avevo fatto anche prestare la parrucca e le lenti da Daya, ma perché io ero alle prime armi, quindi alcune cose, quindi non avevo ancora in mente dei progetti specifici, e quindi Daya mi prestava le parrucche e le lenti, sperimentavo un po' all'inizio, diciamo, a casa di Daya. E questa forse è stata una delle più belle, anche perché è stata la prima volta in cosplay, quindi unica. La seconda, o anzi la terza, è stata quella a Malpensa, dove invece ho fatto il cosplay di Danganronpa con la parrucca e la felpa, e quella è stata molto bella perché comunque ero un po' più esperta comunque e ho conosciuto anche gente nuova ed è stato anche molto divertente. Però diciamo che quella che mi è rimasta più del cuore, devo ammettere, è stata quella al Gardacon, perché è stata proprio la primissima in cosplay e poi mi sono divertita molto. E ringrazio, già che ci sono, Daya ancora una volta per avermi prestato le lenti e le parrucche. So che sono una rompiscatole, però grazie Daya. Allora, la fiera che mi è rimasta più a cuore fu e sarà sempre
il Lucca Comics. Infatti fu la mia prima fiera e andai al Lucca Comics del 2016 e veramente fu una fiera bellissima, veramente bellissima. Io consiglio a tutti di andarci perché è veramente una fiera enorme che comprende tutto il centro storico di Lucca ed è veramente bella, bella, bella. Per questo rimarrà sempre il mio cuore, ma anche perché a livello di organizzazione, di cose che puoi trovare, è veramente la migliore in cui io sia mai andata. Trovato difficoltà nel far accettare l'idea del cosplay al vostro partner? Alla mia ex fidanzata sì. La mia ex non vedeva di buon occhio Daya e la mia passione circa i CMV. Finché si trattava di cosplay singolo, sì, ok, lo accettava, ma quando si trattava di salire a casa di Daya, perché appunto io e lei non abitiamo nella stessa regione, ma abitiamo a distanza, già cominciava a storcere il naso, era gelosa, non sopportava questa cosa dei baci nei CMV, delle scene più spinte, del fatto che dovessimo spogliarci per realizzare alcune scene, e quindi è stato molto difficile. Non nego che a tratti è stato molto pesante gestire questa situazione, mentre il mio attuale ragazzo lo accetta di buon grado, anzi vuole addirittura partecipare con noi nella realizzazione di CMV. Stay tuned. E quindi sono molto contenta che mi lasci libertà d'espressione, perché alla fine si tratta di una passione. Non ci trovo niente di male, io e Daya siamo ottime amiche, così come con Yuki, quindi non vedo perché attaccarsi morbosamente a questa cosa. Sono molto contenta del fatto che lui sia un ragazzo comprensivo e che non ci mette i bastoni tra le ruote. Allora, in realtà no, la mia attuale ragazza è veramente adorabile e sono veramente contenta perché lei mi aiuta sempre, mi supporta e anzi vuole pure provare dei cosplay di coppia insieme, quindi sono molto soft per questa cosa. E nulla, no, io sono veramente fortunata ad averla e molto molto lieta, veramente. And in the end, if you want to support us, follow our channel, check out our Instagrams, you can find them in the description below. And we love you. Yay! Ah, ce l'abbiamo fatta. Hi, I'm Daya and welcome to our Q&A. Can we be friends? Can we be friends? Yes, we can all be friends and I would love... No, ce lo posso fare. Are you in the gacha community? Yes, a little bit. I game. Are you in the gacha... No, ma che devo leggere la domanda? No. Are you in the gacha community? We can see and we can meet each other. So, yes, I'm in the gacha community. Yes. Però, diciamoci la verità. Gioco solo per lui. What's the strange experience? What's the most? Look. They are so cool. They are so hot. Poi, then Paimon so cute. So cute. I love him. I love him, her. I don't know if is a he or a she. Finito. Yes. Ragazzi, sper bottone.